E se vi dicessi che l'ufficiale italiano più decorato della Seconda Guerra Mondiale non ha mai visto El Alamein o la Russia? Che la sua guerra l'ha combattuta guidando una guerriglia spietata nel cuore dell'Africa, tanto da meritarsi una taglia sulla testa e il rispetto dei suoi nemici? No, non è la trama di un film d'avventura. È la storia vera e quasi dimenticata di Francesco De Martini, un uomo la cui vita è stata più incredibile di qualsiasi sceneggiatura. È la cronaca di un eroe che quasi da solo ha tenuto in scacco l'impero britannico nelle terre aspre dell'Eritrea. Un sabotatore, una spia, un comandante che ha rifiutato di arrendersi quando tutto sembrava perduto. La sua è una delle pagine più audaci e meno conosciute della nostra storia militare, una vicenda di coraggio, astuzia e lealtà alla patria che non conosceva né confini né sconfitte. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. Per capire la grandezza delle imprese di De Martini dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e in un luogo che oggi sembra lontanissimo, l'Africa orientale italiana, l'AOI, poco prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale. Questo enorme territorio, che univa Etiopia, Eritrea e Somalia, era il vanto dell'impero coloniale italiano, ma era anche un avamposto terribilmente isolato, circondato da colonie britanniche e francesi. I rifornimenti dall'Italia dipendevano completamente dal canale di Suez, un collo di bottiglia saldamente in mano alla Royal Navy. Quando l'Italia entra in guerra nel 1940, la situazione dell'AOI diventa disperata. Era come una fortezza sotto assedio, un'isola in un mare di nemici. Le forze britanniche, più numerose e meglio equipaggiate, attaccarono da due direzioni, da nord, dal Sudan, e da sud, dal Kenya. Le truppe italiane, composte da soldati nazionali e dai fedelissimi ascari eritrei, somali ed etiopi, combatterono con un coraggio incredibile in battaglie epiche come Keren e Lamba Alagi, ma l'isolamento e la superiorità nemica erano schiaccianti. La sconfitta era solo questione di tempo. Nel novembre del 1941, con la caduta di Gondar, l'ultima roccaforte, l'Africa orientale italiana cessò di esistere. L'ordine da Roma fu perentorio: cessare il fuoco. Per quasi tutti i soldati, la guerra in Africa era finita. Ma non per tutti. In questo scenario di disfatta, mentre la bandiera britannica sventolava sui palazzi del governo, un piccolo gruppo di irriducibili decise che la loro guerra non era affatto finita. Guidati da ufficiali del Servizio Informazioni Militare, il SIM, scelsero la via della clandestinità e del sabotaggio. Forse speravano in un miracolo, in una vittoria di Rommel in Egitto che potesse ribaltare le sorti anche nel Corno d'Africa. Tra questi uomini uno spiccava per audacia, intelligenza e carisma, diventando l'anima di questa resistenza dimenticata, un tenente di nome Francesco De Martini. La vita di Francesco De Martini sembrava scritta per l'avventura. Nato il 9 agosto del 1903 a Damasco, allora parte dell'impero ottomano, non era figlio di un diplomatico o di un generale. Suo padre, Antonio De Martini, era un ingegnere italiano che lavorava alla colossale impresa della ferrovia Berlino-Baghdad. Sua madre, Sofia Mokadieh, era siriana. Crescere a cavallo tra Oriente e Occidente gli diede una marcia in più, una comprensione istintiva di culture, lingue e dinamiche di quelle terre complesse. Da ragazzo imparò a conoscere il deserto e a trattare con le tribù beduine, lezioni che si sarebbero rivelate preziose. La sua infanzia fu segnata anche dalla grande storia. Durante la Prima Guerra Mondiale, la sua famiglia fu internata nel campo di Deir Zor. Tornato in Italia, il giovane Francesco sentì il richiamo della divisa. Nel 1923 si arruolò e fu assegnato a una specialità nuova e affascinante: i carristi. Il suo talento era evidente, tanto che nel 1927, da sottufficiale, fu scelto per una missione tanto prestigiosa quanto delicata. Il governo italiano aveva donato un carro armato Fiat 3000 all'imperatore d'Etiopia e De Martini fu mandato ad Addis Abeba per addestrare la Guardia Imperiale a usarlo. Ma quella non fu una semplice missione tecnica. L'Etiopia di quegli anni era un nido di vipere, pieno di intrighi di corte. De Martini, con la sua intelligenza acuta, capì subito il gioco e andò ben oltre il suo compito. Divenne un uomo di fiducia del principe ereditario, Rastafari, che sarebbe diventato l'imperatore Haile Selassie.
Nel 1928 si trovò al centro dell'azione. Con un intervento coraggioso e deciso, sventò un colpo di Stato contro Rastafari, salvandogli la vita e consolidando il suo potere. La sua fama di uomo d'azione era ormai una certezza. Anni dopo partecipò alla seconda guerra italo-etiopica tra il 1935 e il 1936, ma non in un reggimento qualunque. Era al comando di bande irregolari, un ruolo perfetto per la sua natura indipendente e la sua conoscenza del territorio. Si distinse per audacia e determinazione, guadagnandosi la sua prima medaglia d'argento al valor militare. Ancora prima che iniziasse la Seconda Guerra Mondiale, De Martini aveva già dimostrato di avere la stoffa dell'eroe: coraggio, iniziativa e una capacità fuori dal comune di agire in contesti difficili. Era un soldato, ma anche un diplomatico e una spia. Un uomo forgiato dalle sabbie del deserto e dagli intrighi di palazzo. L'Africa era il suo destino e la guerra stava per offrirgli il palcoscenico per la sua impresa più leggendaria. Marzo del 1941. Le forze italiane in Africa orientale sono al collasso. L'impero sta per cadere. È nel momento più buio che il tenente De Martini viene assegnato al servizio informazioni militare con un ordine quasi suicida: creare una rete di resistenza e spionaggio dietro le linee nemiche. Mentre l'esercito si preparava alla resa, De Martini si preparava a combattere una guerra diversa, una guerra fantasma combattuta nell'ombra. Quando arrivò l'ordine di arrendersi, De Martini si trovò a un bivio: obbedire e finire prigioniero, o disobbedire e continuare una lotta apparentemente senza speranza. Scelse la seconda via, si diede alla macchia, trasformandosi da ufficiale di un esercito sconfitto a capoguerrigliero. Attorno a sé radunò circa 600 uomini, un pugno di soldati italiani determinati come lui e soprattutto i suoi fedelissimi ascari eritrei che lo vedevano come un leader carismatico da seguire fino alla morte. Iniziava così una delle avventure più incredibili della nostra storia militare. Il loro campo di battaglia era l'Eritrea, una terra di montagne inaccessibili, deserti di fuoco e coste frastagliate. De Martini e i suoi uomini diventarono fantasmi. La loro era una guerra di imboscate, sabotaggi e colpi di mano fulminei. L'obiettivo non era tenere il territorio, ma dissanguare il nemico, distruggere rifornimenti, far saltare ponti e raccogliere informazioni da trasmettere a Roma con radio di fortuna. Le loro azioni erano sfrontate, quasi arroganti. La fama di De Martini crebbe a dismisura. I britannici capirono presto che non si trattava di sbandati, ma di un'organizzazione letale guidata da una mente brillante. Il maggiore Max Harari, capo dell'intelligence britannica nella regione, mise una grossa taglia sulla sua testa. Era il segno che De Martini era diventato un problema serio, ma prenderlo era quasi impossibile. Si muoveva con l'agilità di un predatore, sfruttando la conoscenza del territorio e la lealtà assoluta dei suoi uomini e della popolazione locale. Per i suoi ascari divenne una leggenda, tanto da soprannominarlo Abba Bar, che in tigrino significa padre del mare, per la sua abilità nel condurre incursioni anfibie lungo la costa del Mar Rosso. Arrivò persino ad armare con mitragliatrici i sambuchi, le tipiche barche a vela locali, creando una piccola flotta corsara per spiare il traffico navale nemico. Nel luglio del 1941 la fortuna sembrò abbandonarlo. Fu catturato, ma la sua prigionia durò pochi giorni. Ricoverato in ospedale a Dessiè, riuscì a evadere in modo rocambolesco e a tornare alla macchia, più determinato di prima. E fu dopo la fuga che compì il suo capolavoro. Venne a sapere di un gigantesco deposito nemico a Massaua Daga. Non era un magazzino qualunque, dentro c'erano armi, munizioni, carburante e materiali per un valore stimato di miliardi di lire dell'epoca. Era un obiettivo strategico fondamentale e sorvegliatissimo. Per chiunque altro avvicinarsi sarebbe stato un suicidio. Per De Martini era una sfida. Nella notte tra il 1° e il 7 agosto del 1941, agendo da solo, riuscì a infiltrarsi nel deposito. Con un sangue freddo incredibile, piazzò le cariche e appiccò un incendio che scatenò una serie di esplosioni apocalittiche. Il deposito di Massaua Daga fu completamente distrutto, un colpo durissimo per i britannici. L'impresa era compiuta, ora doveva solo sparire.
Braccato da ogni pattuglia, De Martini raggiunse la costa, trovò una barca di fortuna e prese il largo. La motivazione della sua medaglia d'oro racconta che dovette lottare contro il mare in tempesta e un infido equipaggio prima di raggiungere le coste neutrali dell'Arabia Saudita e mettersi in contatto con l'Italia. Aveva fatto l'impossibile. Arrivato in Arabia Saudita, Francesco De Martini non si mise a riposo. La sua missione non era finita. Da Gedda, con l'aiuto del consolato italiano, continuò la sua guerra. Mise in piedi una rete di marinai eritrei che, con i loro sambuchi, spiavano il traffico navale nel Mar Rosso e trasmettevano via radio informazioni vitali al comando in Italia. Ma lui era un uomo d'azione e aveva un solo pensiero fisso: tornare in Eritrea, dai suoi uomini, per riprendere la lotta. Nel luglio del 1942, sebbene fosse sfinito e senza alcun supporto, tentò l'impresa. A bordo di un piccolo sambuco a vela chiamato Zam Zam, salpò per attraversare di nuovo il Mar Rosso. Era un viaggio disperato, con il mare infestato di navi nemiche che gli davano la caccia. La sua barca ebbe un'avaria e fu costretto a fermarsi per ripararla su un'isola dell'arcipelago Dahlak, in acque teoricamente neutrali. Fu lì che, il 1 agosto del 1942, il suo viaggio finì. Fu sorpreso e catturato dai marinai dell'incrociatore ausiliario britannico HMS Arfa. Questa volta non ci sarebbe stata nessuna fuga. La sua guerra in Africa era finita davvero. Fu portato in un campo di prigionia in Sudan, dove rimase per 4 anni, fino alla fine del conflitto. Eppure, anche nella cattura, emerse la sua grandezza. Gli stessi ufficiali britannici che lo avevano braccato per mesi rimasero colpiti dal suo coraggio. Non lo trattarono come un prigioniero qualunque, ma come un avversario di valore, un nemico che si era guadagnato il loro rispetto. Non a caso, la motivazione della sua più alta onorificenza recita che destava l'ammirazione dello stesso avversario per il suo eccezionale coraggio. Quando tornò in Italia, nel gennaio del 1946, la patria riconobbe finalmente il valore di questo soldato straordinario. Per le sue imprese in Africa, Francesco De Martini fu insignito della medaglia d'oro al valor militare, la massima onorificenza italiana. La motivazione è un ritratto perfetto, fulgido esempio, luminosa affermazione e simbolo della eroica resistenza italiana in terra d'Africa. A questa si aggiunsero una medaglia d'argento, una di bronzo e la croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, che lo resero di fatto l'ufficiale più decorato della Seconda Guerra Mondiale. Il suo medagliere non era solo un elenco di onori, ma la cronaca di una vita spesa al servizio del paese. Ma la storia di De Martini non finisce con la guerra. Reintegrato nell'esercito, continuò a servire il paese con la stessa dedizione di sempre. La sua esperienza unica in Medio Oriente e Africa era troppo preziosa per essere sprecata. Fu impiegato in importanti missioni diplomatiche e di intelligence, inclusi negoziati con la stessa Etiopia che aveva combattuto e delicate operazioni in Iraq. La sua carriera si concluse con la promozione al grado di generale di brigata, il giusto coronamento per un uomo partito come soldato semplice e arrivato ai vertici grazie al valore dimostrato sul campo. Si spense nel 1981. Eppure, nonostante una vita così incredibile, la storia di Francesco De Martini oggi è quasi sconosciuta. È uno dei tanti eroi silenziosi, le cui gesta sono state messe in ombra da narrazioni storiche concentrate su altri fronti. La sua non è stata una guerra di grandi battaglie, ma una lotta solitaria, combattuta con intelligenza e fegato nelle pieghe di un conflitto mondiale. Allora perché è importante ricordare la sua storia? Perché ci restituisce un modello di soldato e di uomo di valore eccezionale? Perché rende onore a quella resistenza dimenticata in Africa orientale, a tutti quegli italiani che continuarono a combattere per la patria anche quando tutto sembrava perduto. La vicenda di Francesco De Martini ci insegna che il valore non si misura con la vittoria o la sconfitta, ma con la determinazione, la lealtà e il coraggio con cui si affronta il proprio dovere. È un'eredità di eroismo puro, una storia vera che sembra un film e che merita, oggi più che mai, di essere raccontata. Se questa storia di eroismo e avventura vi ha appassionato, iscrivetevi al canale per non perdere altre incredibili vicende di eroi italiani dimenticati e lasciate un commento qui sotto. Quale impresa di Francesco De Martini vi ha colpito di più? Grazie per averci seguito e alla prossima storia.